alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O invece, non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Anzi, vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Parola del Signore. Ma la lampada si accende forse per metterla sotto il letto? Chi accende una lampada la mette in alto perché faccia luce a tutta la casa. È quello che sta facendo Gesù. Sta accendendo una luce, sta illuminando quelle persone che lo ascoltano. È la rivelazione stessa di Dio. È la parola che come un seme viene gettata, parola come luce. Ecco, si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto. Quello che Gesù sta dicendo è una parabola in miniatura, non è una storia, è una domanda. C'è una domanda di fondo. Che ne pensi? Forse che chi accende una lampada la mette sotto il letto? Certamente no. La mette sul lucerniere in modo tale che faccia più luce possibile. E poi continua: non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per intendere, intenda. Questo è un ritornello che Gesù ha ripetuto spesso. È un invito all'ascolto, sforzatevi di capire. Ecco, non è questione di orecchi, è questione di intelligenza. Avere orecchio è di più di sentirci, è questione di voler sentire. Non c'è più sordo di chi non vuol sentire, si dice. Ecco, cosa intende dire Gesù con l'immagine della lampada? È nuovamente una rivelazione di se stesso, è Lui la lampada che fa luce. E la funzione della lampada in un ambiente al buio è quello di permettere di vedere la realtà. E Gesù è venuto proprio per rendere manifesto il progetto di Dio. Il mistero è stato rivelato, Gesù è la rivelazione, Gesù è quella luce. Quindi non deve essere nascosto, sotterrato, non deve essere tolto. Teniamo presente che c'è già la condanna pronunciata contro di lui. Questo uomo deve morire. Quindi è una luce invece che deve illuminare, che non deve essere nascosto, ma deve essere messo in evidenza. È venuto per far conoscere e sicuramente farà luce nei cuori, luce in chi lo ascolta. Allora il Signore ci invita oggi ad avere un orecchio attento, ecco, attento alle sue parole, attento alla sua presenza che passa ogni giorno. Il Signore ce l'ha promesso e sappiamo che quello che Gesù promette lo mantiene. Io sono con voi tutti i giorni. Allora aspetta a noi saper riscoprire e saper leggere la sua presenza in questa giornata.
Al Padre che è fedele alle sue promesse e che ci chiama ad entrare nel suo santuario per mezzo del sangue di Gesù, suo Figlio, rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo insieme: dona la tua benedizione, o Signore. Dona la tua benedizione, o Signore, alla Chiesa che è chiamata ad annunciare al mondo il Vangelo del Regno e a testimoniarlo nella luce della carità. Noi ti invochiamo. Dona la tua benedizione, o Signore. Ai capi e alle guide del nostro tempo, che devono condurre i popoli loro affidati sulle vie della verità e del bene, noi ti invochiamo. Dona la tua benedizione, o Signore. Agli educatori che sono chiamati a donare e a chi è nell'età della crescita ciò che a loro volta hanno ricevuto, noi ti invochiamo. Dona la tua benedizione, o Signore. A chi è indifferente e vive nella superficialità, a chi ha paura di donare ciò che ha, a chi non ha ancora scoperto la luce dentro di sé, noi ti invochiamo. Dona la tua benedizione, o Signore. A chi vive nella notte della fede e che ha perso la speranza in te, noi ti invochiamo. Dona la tua benedizione, o Signore. A coloro che hai messo a pascere le comunità cristiane, noi ti invochiamo. Dona la tua benedizione, o Signore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Preghiera Eucaristica, quinta, terza. Gesù via al Padre. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi,
la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Acclamazione seconda, mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore,
diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito, rendici conformi all'immagine del tuo Figlio, confermaci nel vincolo di comunione assieme con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Riccardo, con tutti i vescovi, presbiteri, diaconi e l'intero popolo di Dio. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti. Tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Aiutando alcune diocesi italiane, però le ripeto, Don Guido. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Canto numero 116. Ho detto a Dio senza di te, alcun bene non ho, custodiscimi. Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me. Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò. Via, verità e vita sei, mio Dio, credo che tu mi guiderai. Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Canto 283. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che vivi nella gloria insieme al tuo Signore, aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria. Ha assicurato che non si verificherà quanto accaduto nel 97 e che gli investimenti appunto assicurati al territorio, 100.000 euro, sono detto: io ti edificherò Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli, sorelle in Gesù Cristo. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano.
Il Vangelo del giorno, giovedì 29 gennaio, San Costanzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù diceva alla folla: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio, sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, anzi, vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A volte ci diciamo umili, ma non è vera umiltà, è paura. Paura di esporsi, di sbagliare, di deludere qualcuno. Allora ci nascondiamo dietro frasi come: non sono capace, non è il mio posto, ci sono altri migliori di me. E intanto i doni che Dio ci ha messo nel cuore rimangono chiusi, come una lampada messa sotto a un secchio. Gesù oggi ci provoca proprio su questo. Viene forse una lampada per essere messa sotto il moggio, sotto il letto. È come se dicesse: quello che ho messo dentro di te non è per essere nascosto, è per brillare. La vera umiltà non è farsi piccoli per paura, ma riconoscere ciò che abbiamo è un dono e i doni non si sotterrano, si condividono. La falsa umiltà spegne la luce. La vera umiltà la lascia uscire, non per vanità, ma per amore. Forse oggi il Signore ci sta chiedendo una cosa semplice: lascia che la tua luce, la parola che è dentro di te, si veda un po' di più, non nasconderla. Cerchiamo di fare con amore, con passione le nostre opere buone, il nostro lavoro, la nostra vita familiare e comunitaria. Mettiamo in ogni cosa la luce della nostra fede. Allora coraggio, non nascondere più la lampada, accogli i talenti che hai ricevuto e lasciali brillare. La tua luce, piccola o grande che sia, quando la condividi, può scaldare e illuminare qualcuno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo, per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie di cuore per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Abbi, vieni qua. Bravo, bravo. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore,
speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria qui, dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù. Gesù al battesimo si immerge fino ai profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per l'intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta della quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucaristia. Con l'Eucaristia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes semplentes, In ad lacrimarum valle, Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte.
Gesù, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Otes, opiam, o dulcis Virgo Maria. Signore, aiutami a dire sì. Ho paura a dirti di sì, Signore. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura, Signore. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo, e con questa paura mi dibatto in contraddizioni e angosce a non finire, e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose, fidati di me. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Maria, Madre della Speranza, Prega per noi. Santa Bernadetta, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Buonasera, grazie. Prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Preghiera a San Valerio di Ravenna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Valerio, Vescovo di Ravenna e difensore della fede, a te rivolgiamo la nostra umile preghiera. Tu che hai dedicato la tua vita al servizio di Dio e del suo popolo, intercedi per noi affinché possiamo seguire il tuo esempio di santità. Concedici la grazia di una fede salda e incrollabile e guidaci nel cammino della virtù e della carità. San Valerio, tu che hai diffuso la luce del Vangelo, prega per noi affinché possiamo essere testimoni dell'amore di Cristo nelle nostre vite.
Ti preghiamo, o glorioso San Valerio, di intercedere per le nostre necessità e di ottenere per noi le grazie di cui abbiamo bisogno. Amen. San Valerio di Ravenna, prega per noi e per il mondo intero. Vogliamo camminare, oh Madre, seguendo il passo del tuo amore, con le nostre mani ancora vuote, ti offriamo tutto quel che siamo. Vogliamo vivere, Maria, alla tua voce abbandonati, lasciando indietro ciò che inganna, cercando solo il Dio della vita. Stella del mare, guida il nostro cuore, luce del mattino, sorgi dentro noi. Accogli il dono delle nostre gioie e fatiche, come un profumo sull'altare. Salgano a Dio con la tua pace, vogliamo vivere, Maria. Accesi dal Vangelo, perché ogni uomo possa credere che l'amore è più forte del dolore. Stella del mare, guida il nostro cuore, luce del mattino, sorgi dentro noi, Madre gloriosa, porta del cielo, Vergine purissima e potente, resta con noi. Tu che hai creduto senza temere, insegnaci la via della fiducia che rende libero ogni cuore. Vogliamo vivere, Maria, nel tuo splendore che consola, portando in terra la speranza che scende dal trono dell'Eterno. Stella del mare, guida il nostro cuore, luce del mattino, sorgi dentro noi, Madre gloriosa, porta del cielo, Vergine purissima e potente, resta con noi. Maria, dolce Madre, proteggi il popolo che ti canta,
nella tua pace ritroviamo vita, nel tuo amore brilla l'eternità. Stella del mare, guida il nostro cuore, luce del mattino, sorgi dentro noi, Madre gloriosa, porta del cielo, Vergine purissima e potente, resta con noi. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Ottavo giorno della novena a San Giovanni Bosco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio misericordioso, che parli ai nostri cuori attraverso sogni e visioni, guidaci con la tua luce mentre preghiamo durante quest'ottavo giorno della novena a San Giovanni Bosco. Concedici la grazia di comprendere la profondità delle sue visioni e di trarne insegnamenti per la nostra vita. San Giovanni Bosco, prega per noi affinché possiamo affidarci alla tua guida spirituale e prepararci sempre alla vita eterna. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, in quest'ottavo giorno della novena a San Giovanni Bosco voglio parlarvi di un altro sogno, il sogno delle 22 lune. Don Bosco ricevette una visione profetica in cui vide uno dei giovani dell'oratorio indossare un cilindro trasparente con una luna al centro che portava il numero 22. Questa luna rappresentava il tempo rimasto a quel giovane prima della sua morte, 22 mesi. Il sogno suscitò timore tra i giovani, ma Don Bosco, sempre attento al bene spirituale dei suoi ragazzi, li esortò a rimanere preparati per l'incontro con Dio e a non temere la morte quando giunge. La morte del giovane predetta nel sogno di Don Bosco avvenne puntualmente alla 22esima luna, portando una profonda commozione nell'oratorio. Questo episodio, fratelli e sorelle, ci insegna l'importanza di essere preparati spiritualmente per affrontare il mistero della morte. La predizione di Don Bosco, anche se dolorosa, fu un mezzo per far riflettere i giovani sulla vita eterna e sull'importanza di vivere tutti in grazia di Dio. Oggi, fratelli e sorelle, in quest'ottavo giorno della novena a Don Bosco, riflettiamo sulla nostra disposizione spirituale di fronte alla realtà della morte. Chiediamo a San Giovanni Bosco di intercedere per noi affinché possiamo affrontare questo mistero con fede e speranza, confidando sempre nella misericordia divina. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme la preghiera finale in quest'ottavo giorno della novena. O San Giovanni Bosco, che hai guidato i giovani sulla via della santità anche attraverso visioni profetiche, prega per noi mentre ci affidiamo alla tua intercessione. Aiutaci a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, preparandoci spiritualmente per l'incontro con Dio. Concedici la grazia di affrontare la morte con fiducia e serenità, sapendo che la tua guida ci conduce alla vita eterna. Amen.
Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre in onore di San Giovanni Bosco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Bosco, amico dei giovani, prega per noi e per il mondo intero. Santa Maria Ausiliatrice, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che celebrate con gioia l'8° giorno della novena a San Giovanni Bosco, scenda con potenza su di voi, sulle vostre famiglie, su chi vi sta a cuore e sugli ammalati, la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'angelo custode. O santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo.
Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore.
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata, Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. E un abbraccio a tutti voi. Vogliamo camminare, oh Madre, seguendo il passo del tuo amore, con le nostre mani ancora vuote, ti offriamo tutto quel che siamo. Vogliamo vivere, Maria, alla tua voce abbandonati, lasciando indietro ciò che inganna, cercando solo il Dio della vita. Stella del mare, guida il nostro cuore, luce del mattino, sorgi dentro noi. Accogli il dono delle nostre gioie e fatiche, come un profumo sull'altare. Salgano a Dio con la tua pace, vogliamo vivere, Maria. Accesi dal Vangelo, perché ogni uomo possa credere che l'amore è più forte del dolore. Stella del mare, guida il nostro cuore, luce del mattino, sorgi dentro noi, Madre gloriosa, porta del cielo, Vergine purissima e potente, resta con noi. Tu che hai creduto senza temere, insegnaci la via della fiducia che rende libero ogni cuore. Vogliamo vivere, Maria, nel tuo splendore che consola, portando in terra la speranza che scende dal trono dell'Eterno. Stella del mare, guida il nostro cuore, luce del mattino, sorgi dentro noi, Madre gloriosa, porta del cielo, Vergine purissima e potente, resta con noi. Maria, dolce Madre, proteggi il popolo che ti canta, nella tua pace ritroviamo vita, nel tuo amore brilla l'eternità. Stella del mare, guida il nostro cuore, luce del mattino, sorgi dentro noi, Madre gloriosa, porta del cielo,
Vediamo il Signore nel sole che brilla, nel vento leggero, nel fiore che spunta, nel povero volto che il mondo rifiuta. Scopriamo il sorriso di Dio che ci ama. Siamo fraternità di pace e d'amore, camminiamo insieme lodando il Signore. Umili e lieti seguiamo la sua via, in gioia e letizia nel suo santo adoro. Sorella, povertà ci dona la vita, ci rende più liberi, figli di Dio, nell'umile cuore che serve e perdona, risplende il Vangelo che illumina il mondo. Sia lode a te, Padre, sorgente di vita, a Cristo fratello e nostro Signore. Lo Spirito Santo ci guida ogni giorno, uniti in fraternità, cantiamo a te. Siamo fraternità di pace e d'amore, camminiamo insieme lodando il Signore. Umili e lieti seguiamo la sua via, in gioia e letizia nel suo santo ardore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio, sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato, e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 29 gennaio 2026. La Chiesa celebra il giovedì della terza settimana del tempo ordinario, la memoria di San Valerio di Ravenna e l'8° giorno della novena a San Giovanni Bosco. Carissimi fratelli e sorelle, in questo giovedì della terza settimana del tempo ordinario, la parola di Dio ci raggiunge come una chiamata personale, come una chiamata comunitaria. Infatti oggi il Signore ci invita a riconoscere ciò che abbiamo ricevuto,
e a vivere la fede non come qualcosa da custodire gelosamente, ma come una luce da condividere. Ed è per questo che la parola di oggi è esigente, perché tocca il modo in cui guardiamo la nostra vita e soprattutto il nostro rapporto con Dio e con gli altri. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal secondo libro di Samuele, vediamo Davide in preghiera davanti al Signore. Questa, fratelli e sorelle, è una preghiera di stupore, di riconoscenza, perché qui Davide riconosce che tutto ciò che è, tutto ciò che ha, è frutto della fedeltà di Dio. Infatti in questa lettura Davide dice: «Chi sono io, Signore Dio?» E questa è una domanda che nasce da un cuore che si lascia sorprendere dall'amore ricevuto. Carissimi fratelli e sorelle, in questa prima lettura, questa preghiera ci invita a fare memoria, perché anche nella nostra vita possiamo riconoscere la mano di Dio, quella mano che ci ha guidati anche quando non ce ne accorgevamo. Vedete, la gratitudine è il fondamento di una fede matura, ma quando perdiamo la gratitudine, la fede si spegne o diventa solo un'abitudine. Per questo oggi Davide ci insegna che chi riconosce il dono ricevuto e si affida con più fiducia al futuro, il Signore manterrà la sua parola e non verrà mai meno. Nel Vangelo secondo Marco che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo Gesù che utilizza l'immagine della lampada. Come abbiamo letto dal Vangelo di oggi, la lampada non viene accesa per essere nascosta, ma per illuminare. E la fede che abbiamo ricevuto nel battesimo, cioè l'incontro con il Vangelo, non è un fatto privato, ma è un dono che è destinato a portare luce al mondo. Vedete, Gesù oggi parla a tutti noi e ci chiede di tenere accesa quella luce e non di metterla sotto il moggio per paura, per pigrizia, per compromesso. Infatti, quante volte rischiamo di vivere una fede silenziosa, non per umiltà ma per timore, quel timore di essere compromessi, di essere giudicati, di andare controcorrente. Eppure oggi Gesù ci ricorda che la luce è fatta per essere vista, non per mettersi in mostra, ma per aiutare anche gli altri a camminare. Carissimi fratelli e sorelle, una fede vissuta con semplicità, con coerenza e con carità è già la testimonianza di quella luce. Vedete, in questa lettura Gesù aggiunge una parola che ci responsabilizza. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. E questo è il modo in cui guardiamo gli altri, quando giudichiamo, quando perdoniamo, oppure quando accogliamo. Questa diventa la misura della nostra vita. Il Signore, fratelli e sorelle, non ci invita a essere ingenui, ma misericordiosi, perché una misura stretta rende la vita arida, una misura larga rende la vita feconda. Carissimi fratelli e sorelle, se ci riflettiamo bene, c'è un legame profondo tra Davide e il Vangelo di oggi, perché Davide riconosce di aver ricevuto tutto come dono. Gesù ci chiede di trasformare questo dono in luce, in amore, perché la fede non è mai solo contemplazione, ma è responsabilità, quella responsabilità che ognuno ha ricevuto e che a sua volta è chiamato a donare. Allora oggi chiediamo al Signore di donarci un cuore grato come quello di Davide e una fede come la lampada di cui ci parla Gesù. Tutti noi come fedeli dobbiamo riconoscere il bene ricevuto e non tenerlo nascosto. Allora possa la nostra vita
anche nelle sue fragilità, essere una luce vera per il mondo e possa la misura che usiamo essere sempre quella dell'amore, perché l'amore, quando è condiviso, non diminuisce mai, cresce sempre. Auguri a tutti coloro che portano questo stupendo nome. Possa San Valerio di Ravenna intercedere per tutti noi, per le nostre intenzioni, per le nostre famiglie, per coloro che portiamo nel cuore, per tutti i bambini, i giovani, gli anziani, le donne maltrattate, i poveri, i carcerati, gli emarginati, e possa San Valerio intercedere per la pace nel mondo e per la Chiesa. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 29 gennaio 2026, giovedì della terza settimana del tempo ordinario, memoria di San Valerio di Ravenna e ottavo giorno della novena a San Giovanni Bosco. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Carlo, all'inizio di questa giornata, aiutami a vivere con gioia e autenticità. Insegnami a riconoscere la presenza di Dio nelle piccole cose, a fare di ogni momento un'occasione per amare e camminare verso il cielo con semplicità. Amen. Per tutti i bambini, giovani e persone sole, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani, ammalati e ricoverati, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Offerta della giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per la fine di tutte le guerre e per la pace tra tutti i popoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Atto di fede al Signore. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio, la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla, con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen.
per tutte le donne maltrattate e per tutti coloro che soffrono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo insieme l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Signore Gesù, accogli tra le tue braccia tutte le anime dei defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Per tutte le vostre intenzioni e per le persone che portate nel cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Per tutti coloro che ogni giorno ci chiedono preghiere tramite email, telefono e messaggi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi.
per tutti i diaconi, sacerdoti, vescovi, per la Chiesa intera e per tutte le vocazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Per tutti i pellegrini, parrocchie, santuari, conventi e missioni, in particolare per i missionari. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Per tutti coloro che operano nel sociale e per la carità cristiana, in particolare per le mense dei poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Per tutti i nostri benefattori che con le loro offerte ci aiutano nella nostra missione quotidiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. San Carlo Acutis prega per noi. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. E un abbraccio a tutti voi. Siamo fraternità di pace e d'amore, camminiamo insieme lodando il Signore, umili e lieti seguiamo la sua via, in gioia e letizia nel suo santo ardore. Lodiamo il Signore nel sole che brilla, nel vento leggero, nel fiore che spunta, nel povero volto che il mondo rifiuta. Scopriamo il sorriso di Dio che ci ama. Siamo fraternità di pace e d'amore, camminiamo insieme lodando il Signore, umili e lieti seguiamo la sua via, in gioia e letizia nel suo santo ardore. Sorella, povertà ci dona la vita, ci rende più liberi, figli di Dio, nell'umile cuore che serve e perdona, risplende il Vangelo che illumina il mondo. Sia lode a te, Padre, sorgente di vita, a Cristo fratello e nostro Signore. Lo Spirito Santo ci guida ogni giorno, uniti in fraternità, cantiamo a te. Siamo fraternità di pace e d'amore, camminiamo insieme lodando il Signore, umili e lieti seguiamo la sua via, in gioia e letizia nel suo santo ardore.
Pensiero di Padre Pio di oggi. Dai senza esitazione, perché Dio ama chi dà con gioia e generosità. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Oggi si festeggia San Valerio. Auguri a tutti coloro che portano questo nome. Un nome dal latino Valerius, forte, robusto. Questo è il significato. Valerio è un nome molto comune nell'onomastica popolare. La fede e la carità sono il principio e il termine della vita, diceva Ignazio di Antiochia. E la fede è il principio, la carità è la pienezza. L'unione delle due è Dio stesso. Da queste derivano tutte le altre virtù che conducono alla perfezione. La fede e la carità vanno dunque insieme. Così la data odierna unisce due santi omonimi. Valerio, primo vescovo di Treviri, vissuto tra la fine del III secolo e gli inizi del IV secolo, e Valerio, vescovo di Ravenna, morto il 15 marzo dell'anno 810. In realtà sono una decina i santi con questo nome nel calendario cristiano. Più incerte sono invece le notizie sul vescovo di Treviri, che una ragionata cronologia colloca alla fine del III secolo. Tuttavia un'altra leggenda, con l'evidente intenzione di attribuire alle chiese della Gallia e della Germania una patente di apostolicità, fa di Valerio un discepolo dell'apostolo Pietro, che l'avrebbe inviato appunto a Treviri in compagnia di Eucario e Materno. La leggenda parla anche di episodi miracolosi, di conversioni in massa avvenute per l'azione evangelizzatrice di San Valerio e persino del miracolo della risurrezione di Maderno operata da Valerio con un tocco del suo bastone ricevuto dal santo direttamente dal Papa. Eucario, che lo aveva preceduto nella tomba, lo avrebbe avvertito in sogno dell'imminenza della sua morte, avvenuta proprio il 29 gennaio dell'anno 88, data da posticipare agli inizi del IV secolo, come si deduce dal catalogo episcopale della città di Treviri e da antiche iscrizioni epigrafiche. Le sue reliquie si conservano nella chiesa di San Mattia a Treviri in un sarcofago di tardo stile romanico. Valerio è sepolto insieme ad Eucario, tanto che la diocesi di Limburgo celebra la memoria di Valerio il giorno 11 settembre, ossia insieme ad Eucario e a Maderno. Nell'iconografia Valerio viene raffigurato in abito da vescovo con il libro e con il pastorale. Valerio è un santo che ha insegnato la fede e praticato la carità. Ha davvero compreso che l'autentico sviluppo della personalità, della nostra personalità, consiste nel perderla in qualche modo in Dio e nel morire a se stessi perché Dio davvero viva in noi. Per quanto invece riguarda Valerio, vescovo di Ravenna, si hanno pochissimi elementi che permettano di conoscere il suo profilo biografico. Abbiamo soltanto una lettera di Papa Leone III a Carlo Magno. Le altre fonti storiche in cui risulta che eresse la diocesi ravennate tra il 788 e l'810. Fu un pastore zelante non solo per il decoro delle splendide chiese della Romagna, ma anche per la salvaguardia dell'ortodossia,
costantemente insidiata dalla eresia ariana. Nel XIII secolo l'arcivescovo Simeone ne trasferì le reliquie in cattedrale, concedendo una speciale indulgenza alla Basilica di Sant'Apollinare in Classe e si afferma per riverenza verso il Beato Valerio. Una data oggi che unisce nella festa due santi omonimi e che ha portato il popolo alla confusione con il vescovo appunto di Treviri. Noi oggi ricordiamo San Valerio pregando con le parole di Bruno Forte. Dio, Trinità Santa, da te viene la Chiesa, popolo pellegrino nel tempo, chiamato a celebrare senza fine la lode della tua gloria. In te vive la Chiesa, icona dell'amore trinitario, comunione nel dialogo e nel servizio della carità. Verso di te tende la Chiesa, segno e strumento della tua opera di riconciliazione e di pace nella storia del mondo. Donaci di amare questa Chiesa come nostra madre e di volerla con tutta la passione del cuore, sposa bella del Cristo, senza macchia né ruga, una, santa, cattolica e apostolica, partecipe e trasparente nel tempo degli uomini della vita dell'eterno amore. Amen.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce sia lodato e ringraziato ogni momento. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo fatti degni di essere promessi di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce. Guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Manda il tuo Spirito, Signore. Venga su noi, o Padre misericordioso, la presenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà, per testimoniarla con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria.
Signore,
secondo la grazia ricevuta, mettendola al servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come con parola di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo. Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore. Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti. Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male. Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli. Padre nostro, Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci difenda da ogni male, ci doni pace e salvezza.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, imploriamo la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. Dopo che Natan gli ebbe parlato, il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: Chi sono io, Signore Dio, e che cos'è la mia casa, perché tu mi abbia condotto fin qui? E questo è apparso ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore Dio. Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire, e questa è legge per l'uomo. Signore Dio, hai stabilito il tuo popolo Israele come popolo tuo per sempre, e tu, Signore, sei diventato Dio per loro. Ora, Signore Dio, la parola che hai pronunciato sul tuo servo e sulla sua casa, confermala per sempre e fa come hai detto. Il tuo nome sia magnificato per sempre così. Il Signore degli eserciti è il Dio di Israele. La casa del tuo servo Davide sia dunque stabile davanti a te, poiché tu, Signore degli eserciti, Dio di Israele, hai rivelato questo al tuo servo e gli hai detto: io ti edificherò una casa. Perciò il tuo servo ha trovato l'ardire di rivolgerti questa preghiera. Ora, Signore Dio, tu sei Dio, le tue parole sono verità. Hai fatto al tuo servo queste belle promesse. Degnati dunque di benedire ora la casa del tuo servo, perché sia sempre dinanzi a te. Poiché tu, Signore Dio, hai parlato, e per la tua benedizione la casa del tuo servo è benedetta per sempre. Parola di Dio. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue fatiche, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto. Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Non entrerò nella tenda in cui abito, non mi stenderò sul letto del mio riposo, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non avrò trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro.
il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Lampada per i miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato, e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Anzi, vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Parola del Signore. In questo brano sono messe insieme due parabole, no? La parabola della lampada e la parabola della misura. E queste due parabole ci invitano a crescere nella fede mettendo in pratica la parola di Dio che ascoltiamo ogni giorno. La domanda che è importante farsi è questa: possediamo ancora questa qualità dell'ascolto? L'ascolto della parola di Dio. Cioè, noi la parola di Dio l'ascoltiamo veramente? Abbiamo ancora questa qualità dell'ascolto? Quando ascoltiamo la parola di Dio, prestiamo attenzione? Lasciamo che ci tocchi? O la sentiamo? E perché siamo abituati, la parola non ci dice più niente. Può darsi. E il Signore dice: state attenti a quello che ascoltate. La parola di Dio, quando l'ascoltiamo, ci brucia ancora dentro il cuore, ci parla, ci dice qualcosa. È sempre qualcosa di nuovo che ascoltiamo, che sentiamo. Ma non solo la parola di Dio. Il Papa Francesco, poco prima della sua morte, invitava i giovani all'ascolto e diceva
che siamo in un mondo in cui sempre di più, no, nessuno ascolta più nessuno. Ascoltare, come ho detto, è prestare attenzione a quello che dice l'altro o semplicemente prestare attenzione all'altro. Ma noi ci ascoltiamo in famiglia, al lavoro, in comunità, ci ascoltiamo. I grandi ascoltano i piccoli ascoltano i grandi, i responsabili ascoltano gli altri, viceversa. Cioè, ognuno vuole fare quello che vuole. E siamo in una società in cui la qualità dell'ascolto la stiamo perdendo. Ne diceva Papa Francesco per ridere, no? Che uno parla e prima di finire l'altro riprende la parola, no? Riprende la parola. E questo sono piccole cose, ma sono cose importanti anche. Ci guidi la tua luce, Signore. La grazia più grande che Davide implora è la benedizione e la benevolenza di Dio, perché anche noi sappiamo richiamare sul mondo un'era di pace e sugli uomini pensieri di bontà. Preghiamo. Davide ha pregato per sé, per la sua discendenza, per tutto il popolo, perché ciascuno di noi si faccia interprete dei bisogni dei fratelli. Preghiamo. Ci guidi la tua luce, Signore. Perché, vinto ogni egoismo, sappiamo ritenere ogni uomo degno di rispetto e di aiuto, ben consapevoli che si avvicina il giorno in cui l'ultima parola spetterà all'amore. Preghiamo. Ci guidi la tua luce, Signore. Perché il nostro cuore sia sempre magnanimo nei giudizi, al fine di meritare una generosa indulgenza da parte di Dio. Preghiamo. Ci guidi la tua luce, Signore. Per questo nostro ritrovarci insieme attorno all'altare del Signore, tutti i fedeli defunti siano riscattati da ogni colpa e chiamati a partecipare a una beata risurrezione. Preghiamo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Che nella tua grande misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Ti preghiamo per noi stessi, la nostra assemblea, le nostre famiglie, tutti coloro che contano sulle nostre umili preghiere. Ti preghiamo oggi in modo particolare in ringraziamento per il dono della vita. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi do la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
dell'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Preghiamo. O Padre, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata a tutti.